Le colline toscane si colorano d'oro. Il grano è ormai maturo ed è giunto il momento della mietitura. Nel suo campo Manuela Vestri coltiva il grano antico che discende dai semi di suo nonno, seguendo la filosofia dell'agricoltura naturale di Shumei. Questo grano puro ci fornisce la chiave per comprendere l'origine di molti problemi legati all'alimentazione, che oggigiorno sono particolarmente comuni. Manuela prepara la pasta per i suoi ospiti. Ecco. La cucina si riempie del buon profumo della sua pasta. Buona. È il profumo speciale del grano cresciuto in un ambiente sano e ricco di risorse naturali. Il suo campo di grano è circondato dai boschi, dagli olivi e dalle viti curati da suo nonno. Fin dalla sua generazione, i semi e le piante sono sempre stati coltivati in armonia con questo ambiente. La filosofia Shumei è una filosofia che ha dei principi bellissimi, oltre all'agricoltura naturale anche i due principi. Uno è la spiritualità e quindi il rapporto che ognuno di noi ha con le piante, con la vita che ci circonda, e ancora di più il fatto della bellezza. Cioè la bellezza è una bellezza a 360 gradi e noi ci siamo accorti che quando la gente viene da noi, le persone vengono da noi in azienda, anche se sono arrabbiate, poi quando hanno camminato vicino agli alberi, vicino agli olivi, in mezzo alla vigna, vicino al grano, si rilassano immediatamente. Questo vuol dire che la natura da sola è un grandissimo tranquillizzante, quindi un tranquillizzante naturale. La parte che mi piace sottolineare è che con l'agricoltura naturale questo rapporto veramente profondo tra il seme e la terra si instaura solo dopo che il seme è stato piantato per più anni continuativamente nello stesso terreno. Cosa succede? Succede che è un po' come noi. Quando frequentiamo le persone, più le frequentiamo, più le conosciamo e più le apprezziamo. Ecco, la stessa cosa succede con i semi del grano nella stessa terra, la terra e i semi si comprendono, si sostengono e questo è un grosso vantaggio, un grosso pregio. Il grano antico e tradizionale presenta delle caratteristiche molto diverse rispetto al grano moderno. Manuela ci racconta che una di queste caratteristiche è la sua digeribilità. La particolarità, dei grani antichi è che sono molto più digeribili. I medici raccomandano anche ora in Italia di usare grani antichi e soprattutto non manipolati e integrali perché in questa maniera vengono digeriti meglio e vengono assimilati molto meglio. I problemi di intolleranza sono state testate varie volte da diversi medici che con i grani antichi l'intolleranza non è una cosa che veniva usata e soprattutto se noi continuiamo ad alimentarci bene, a fare una vita sana, il nostro fisico starà benissimo. È che siamo noi che intossichiamo l'ambiente e ci intossichiamo per noi. Ci capita sempre più spesso di conoscere o incontrare qualcuno che sente acidità dopo aver mangiato la pasta o che non può mangiare il pane e la pasta perché è intollerante al glutine. Che cosa sta succedendo nel nostro fisico e nella nostra dieta? La naturopata Morena Giorgi di Arezzo, che conosce bene il grano di Manuela, racconta che i prodotti alimentari naturali possono essere la chiave per ritrovare la salute di un tempo. Sono anni
perché i miei studi mi hanno ovviamente fatto capire che moltissime delle patologie che sono in giro, con dei numeri enormi, patologie gastrointestinali, patologie anche autoimmuni, eccetera, eccetera, hanno un'origine nell'alimentazione. Ma la parte difficile è stata oppure un po' più impegnativa, è stata non solo farlo proprio, ma cercare di vendere questo tipo di pensiero alla maggior parte di persone, cercare di far capire alla maggior parte delle persone che hanno questo tipo di sintomatologia che moltissimo di quello del quale soffrono si può risolvere con dei cambi proprio di alimentazione. E uno di questi è stato proprio capire che il grano bianco, tutti gli alimenti raffinati hanno alterato l'intestino, hanno alterato il microbiota, eccetera, eccetera, al punto tale da incollarlo proprio. Ci sono tantissime patologie che creano la vita difficile alle persone. E quindi conoscere Manuela è stato fantastico, perché erano già tantissimi anni che mi alimentavo personalmente e consigliavo farine con grani antichi, che consigliavo paste che fossero fatte con questo tipo di farine, che consigliavo di togliere assolutamente dalle proprie case gli zuccheri raffinati, che insomma consigliavo tutte queste cose che avevo ovviamente provato personalmente. Per cui quando poi ho scoperto questo è chiaro che ho detto wow, per il semplice fatto che non solo la sua fornitura di pasta, ma quello che ti dà con la farina ti consente e concerne a chi che sia di fare un lavoro eccezionale anche in casa, familiare, artigianale, quindi farsi del pane, farsi delle schiacciate, fare un sacco di cose che ripopolano enormemente quella che è la nostra flora batterica e fanno sì che tutti questo tipo di disturbi, ma soprattutto i picchi glicemici, ma soprattutto ho davvero tolto e ridotto enormemente persone che prendevano farmaci importanti per abbassare i livelli glicemici e posso dire che non è una teoria ormai, ma è una pratica. La nostra salute ha un collegamento stretto con la salubrità dei nostri alimenti e del modo in cui vengono coltivati e prodotti. Oggigiorno, però, molte persone soffrono di intolleranza al glutine. Ascoltiamo le voci dei consumatori dei prodotti naturali di Manuela. Ma in particolare io sono innamorata di un grano che si chiama Gentil Rosso, e in particolar modo proprio questo tipo di grano si adatta alle preparazioni che io uso di frequente in casa, quindi pane, pasta e soprattutto focacce. Io adoro fare le focacce in qualsiasi tipo e forma e mi vengono benissimo, primo per i prodotti, poi perché con tutto l'amore che ci metto, perché io amo condividere quello che faccio con le persone che amo e poi naturalmente la differenza con i prodotti abituali che uno trova al supermercato, c'è una grandissima differenza. Innanzitutto sono dei grani coltivati con amore e naturalmente poi tutto l'amore che la Manuela mette nei suoi prodotti si sente perché sono farine molto digeribili, sono prodotti che comunque vengono fatti secondo dei metodi tradizionali che rispettano la natura e l'ambiente e quindi, che dire, noi siamo molto, molto contenti e in primis di aver conosciuto lei, mi sento molto onorata e la ringrazio tantissimo e poi di tutto quello che ci porta e ci dona. Sì, allora chiaramente da consumatrice di pasta normale che ero prima, quindi quella che si compra al supermercato normalmente, ho notato una grandissima differenza da quando la Manuela mi ha fatto assaggiare la sua pasta, prima di tutto per il sapore, perché è una pasta che non ha bisogno di sale, quindi si può cuocere tranquillamente in acqua senza aggiungere sale perché è già saporita. E non solo, ha un'altissima digeribilità
Io sono una persona che soffre di reflusso gastroesofageo, quindi la pasta normale mi faceva molta acidità e invece con questa della Manuela la posso mangiare anche la sera e andare a letto e non mi succede questa cosa. La pasta naturale di Manuela è diversa, non soltanto perché è fatta di grani antichi, ma anche per la sua lavorazione che ne mantiene i benefici. La procedura che noi eseguiamo è: a luglio raccogliamo il grano, quindi lo trebbiamo, lo lasciamo diciamo all'ombra sotto le capanne in modo tale che si possa raffreddare, lo giriamo in continuazione in modo che anche la parte sotto, che è più calda, venga sopra, e questo per evitare che fermenti con il calore. Dopodiché a settembre, quindi diciamo che la parte dell'essiccazione è abbastanza lenta anche del grano, lo portiamo al mulino e maciniamo a pietra. Il mulino macina con una pietra antichissima, con una pietra lavica, e ha questa caratteristica che non riscalda la farina, quindi non sciupa quelli che sono le parti organolettiche della farina. Noi maciniamo un po' di farina per volta, quindi non quintali di farina, per fare immediatamente la pasta. La pasta viene essiccata naturalmente con un minimo di 36-38 ore di essiccazione e quindi non viene bruciata la pasta e non viene nemmeno precotta e poi messa nei sacchetti. Ha una durata molto lunga proprio perché noi con questo sistema togliamo l'acqua ma non togliamo i nutrienti. Il beneficio di questo è proprio il fatto che messa nell'acqua è riacquistata tutta la parte diciamo acquosa che gli avevamo tolto, ritorna ad essere una pasta fresca, quindi una pasta utilizzabile immediatamente e con un pochissimo condimento. Io ho un mio operaio che ha avuto problemi di diabete e ha iniziato a mangiare la pasta, semplicemente pasta e olio e parmigiano, e lui ha avuto i valori di diabete immediatamente calati. Quindi è una cosa che è testimoniabile, non è una cosa che si può dire e basta, è una cosa che uno deve provare. Una pasta di qualità fatta coi grani antichi è una vera soddisfazione per il palato. Buonissimo! Buonissima! Il piatto è vuoto, quindi vuol dire che erano buonissimi. I consumatori dei prodotti di Manuela sono persone che hanno a cuore l'alimentazione consapevole. Tutti ormai dobbiamo essere in grado di conoscere i prodotti alimentari e selezionarli nel modo più giusto per la nostra salute. Perché alcune persone cominciano a dire: cavolo, però no, la mia farina bianca, il mio pane bianco, il mio zucchero bianco. Una delle cose più difficili delle persone è creare il cambiamento. Il cambiamento fa paura perché crea dei processi di sinapsi difficili e in più fa paura per un altro problema che è del tutto metabolico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che io assumo alimenti non raffinati, questo crea nel mio metabolismo, come risposta immediata nel giro di 20 minuti, un picco glicemico, una risposta glicemica del nostro pancreas che libera così tanta insulina, a parte che quel picco, no, se non lo bruci, cioè se non lo spendi, che cosa succede? Succede che le parti, la percentuale che non spende il tuo consumo metabolico viene accumulata dalla vita in giù, quindi non è vantaggioso neanche per quello. Ma al di là di questo crea a livello proprio del cervello una risposta di endorfine enorme, quindi crea piacere. E siccome il piacere fa piacere, è chiaro che è difficile
rinunciarci. In più è difficile rinunciarci perché il piacere crea dipendenza, come tutte le cose che creano ovviamente piacere creano poi dipendenza. Bene, la stessa cosa la fa appunto gli zuccheri, i grassi nel nostro cervello. Non a caso il cervello si nutre proprio di questi due principi. Bene, però come sempre dobbiamo capire quelli che sono i costi e i vantaggi. Quindi la parola d'ordine nella vita, tutta la vita, è equilibrio. Per cui l'equilibrio vuol dire che se qualcosa, una mia abitudine anche piacevole, mi squilibra, è chiaro che io devo cercare di transitare le mie abitudini laddove invece genero equilibrio. Bene, siccome l'equilibrio metabolico è salute, bene, per questo noi dobbiamo proprio, è un dovere verso la propria salute, cercare di abbandonare quello che negli ultimi 40 anni ha avuto un'enorme compensazione commerciale, ha avuto forse un enorme piacere delle nostre papille gustative, ma ha portato a quelli che sono i numeri delle patologie di oggi, vedi iperglicemici, vedi obesità, vedi morbo di Crohn, vedi celiachia, vedi eccetera eccetera. Quindi secondo me è una rinuncia che non è soltanto ragionata ed equilibrata, ma ne va della nostra salute, per cui ricominciamo a mangiare come mangiavano i miei nonni, i miei bisnonni, che non sapevano neanche che cos'erano questo tipo di patologie. La farina dell'azienda Vestri e la pasta e tutto quello che produce risponde al 100% a questo tipo di domanda che credo dobbiamo incominciare a farci tutti. Grazie. Vorrei porre l'accento su una cosa importante che con l'agricoltura naturale io ho imparato, che le cose naturali hanno un ciclo di vita che non è eterno, ma è limitato nel tempo e nello spazio. Che cosa voglio dire? Che il grano in questo momento, quindi a novembre, noi lo mettiamo sottoterra, comincia a germinare a primavera, nell'estate lo trebbiamo e cominciamo la nuova produzione. Chi sceglie di avere questo prodotto naturale si deve organizzare prima. Questo perché? Perché noi abbiamo l'abitudine di andare al supermercato e trovare sempre la roba anche quando non è stagione. Quindi io arrivo a finire la mia pasta a giugno, quindi poco prima che inizi la nuova raccolta. E con quel prodotto di giugno io ci arrivo alla fine dell'estate. Cioè cambia proprio la percezione del tempo, perché non tutto si può avere sempre e si può avere in quei tempi lì. È inutile che io cerchi il pomodoro a dicembre, il pomodoro ce l'ho a giugno, luglio, agosto. Quindi dobbiamo proprio imparare a cambiare la nostra attitudine, a pensare di avere tutto e subito, tutto e ora. È vero che le nuove tecnologie ci fanno credere che tutto possiamo averlo in poche ore, ci viene spedito e ce lo portano a casa, ma la natura non funziona così. Quindi mi piace anche questa parte dell'agricoltura naturale, che il prodotto ha un inizio e una fine e l'anno dopo sarà completamente diverso, avrà dei profumi diversi, avrà delle caratteristiche diverse e quindi è sempre una continua scoperta. Anche mangiare un piatto di pasta è sempre una scoperta. Il progresso tecnologico avanza e con esso si evolve il nostro stile di vita, ma non cambia il fatto che siamo esseri viventi come tutti gli altri. Il nostro fisico è legato alla natura e deve sempre seguire i suoi cicli. Se ci opponiamo a questa nostra natura essenziale, ci esponiamo ad alcuni problemi di salute, purtroppo sempre più comuni. La chiave per tornare alla nostra essenza ci viene offerta da chi sceglie di coltivare e produrre alimenti naturali. Alcuni farmaci che hanno un impatto importante, non demonizzo il farmaco, ma con lo stile di vita e l'alimentazione, Ippocrate nel 586 a.C., quindi 3000 anni fa,
aveva già detto che l'alimentazione sia la tua medicina, per cui si può fare.